Salve a tutti, abbiamo un nuovo utensile da fare per il tornio e per la fresatrice. Vediamo subito cos'è, avanti. In genere tutte le frese per spianare hanno tutte le placchette alla stessa altezza, che siano 4, 5 o 6, lavorano tutti in contemporanea praticamente. E sicuramente sono valide, ma sono valide per macchine non hobistiche e macchine pesanti dove non risentono delle vibrazioni e dello sforzo. Per le nostre macchinette hobistiche è molto meglio usare uno spianatore di questo tipo, che lavora con utensile per volta, che lavorano molto meglio, però hanno il difetto che si può scendere poco alla volta, quindi ogni passata deve essere abbastanza leggera. Allora io ho pensato di fare un porta utensili multiutensile, che ognuno abbia una profondità e una larghezza diversa, così in poche parole il primo mangia un pochino, il secondo utensile mangia un altro pochino, il terzo un altro pochino e così via, fin tanto che le passate rimangono leggere per le nostre macchine e però nello stesso tempo tolgono tanto materiale. Ho già fatto un piccolo prospetto col FreeCAD che adesso vi faccio vedere. Ecco. Ecco, questa è la proiezione su carta del nostro pezzo che dobbiamo fare. È un multiutensile praticamente, quindi 8 utensili. Ogni utensile toglierà 5 decimi, quindi l'intera passata potrà essere di 4 mm, fatta in maniera soffice e permissiva per i nostri torni da hobistica o le nostre fresatrici da hobistica, insomma. Ecco, questo è un altro prospetto, un'altra proiezione. Questo è il pezzo che abbiamo visto prima e qui ci vanno tutti gli utensilini che li ho comprati su AliExpress. Era una confezione da 10 pezzi a un prezzo bassissimo, quindi non ho lesinato e li ho presi tutti, ne vanno messi 8 pezzi, andrebbero messi così. Questo avevo già provato anche a filettarlo, ma è andata male perché il materiale qua è durissimo, è in acciaio indurito. Dovremo tagliarlo col flex, poi vediamo. Ecco, praticamente io devo mettere insieme una fresa con 8 utensili, fatta in questo modo, naturalmente accorciando tutti la parte dietro, lasciando solo uno spezzone di 30-40 mm, adesso devo calcolarlo. Ecco la nostra fresa multiutensile, toglierà in modo differenziato per ogni singolo utensile. Il primo toglierà 5 decimi, il secondo 1 millimetro, il terzo 1,5 e poi via 2, 2,5, 3, 3,5 fino a 4 mm. Che quindi ogni passata toglieremo 4 mm in delicatezza, se si può dire così, e chiaramente toglieremo 4 mm solo se non lo vogliamo, altrimenti basta solo rimanere un po' più alti con la fresa e togliamo il 2,5, 2 e 1,5, quello che vogliamo. Ecco, quindi praticamente la possiamo definire sia una fresa da sgrosso che una fresa da finitura. Ogni utensile a sua volta, in base alla profondità, cambierà anche l'estensione. Quindi il primo che toglierà sarà il più lungo, così facendo così aiutiamo il trucciolo a smaltire, perché altrimenti lavorerebbe molto male. Invece così ha quei 5 decimi che gli permettono di scaricare bene. Per fare questa operazione useremo questi utensili
di 12x12 con la placchetta di 9 mm. Naturalmente dovremo troncarli e poi lavorarli. Useremo questo tondo di acciaio che è già 80, quindi andrebbe posizionato così con tutti gli utensili. Il pezzo di tondo è un 50x80, molto pesante, quindi un bel volano. E il codolo, invece di farlo da un pezzo solo, lo userò questo tondo che è un 25 mm cementato, molto duro, così si riga un pochino meno. Quindi faremo un cono sia qua che qua, e poi dall'altra parte gli diamo una punturina di saldatura che stia lì, che non si muova, ma già il cono tiene alla perfezione. Questo tondo di 25 è il massimo che posso usare per le pinze del mio R32, che già l'R32 arriverebbe di suo di norma a 20. Queste sono pinze speciali e uso questo che è il massimo che posso usare e cominciamo a lavorare. Avanti. Questo oggetto è fantastico per fare i coni, e per chi vuole vederlo ve lo metto qui in alto, il link, così potete cliccarci sopra e andarlo a vedere.
Anche questo oggetto ve lo metto qui in alto, ve lo metto il link, così se volete cliccare sopra, e poi ve lo metto anche sotto tra le descrizioni. Adesso si comincia a vedere la differenza di altezza. Questo è il più alto, poi arriva questo, poi arriva questo, e poi questo, poi questo, poi questo, sono tutti a scendere praticamente.
Per fare i filetti, siccome che il maschio è abbastanza piccolo e i filetti sono profondi, userò questo maschiatore, che è qualcosa di molto particolare e che va azionato col trapanino, con l'avvitatore, che ha il vantaggio di essere molto 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 sensibile e sentire quando arriva lo sforzo e di conseguenza fermarsi in tempo, via. Questo maschiatore, se volete vedere il video, ve lo metto qui in alto, così potete vederlo e quant'altro, via.
Ok, adesso puoi venire. Questo è il mio cagnetto Leo, molto carino. Ormai ho imparato che quando pulisco, dopo può venire, è il suo momento di gloria. Poi mi attacca tutti i peli, mi attacca, sulla maglia. Ed eccolo finito, completato, con tutte le sue placchette e armato, diciamo così. È venuto esattamente come nel disegno che abbiamo visto al CAD. La saldatura serviva per stabilizzare tutti gli elementi. Avevo già previsto il nucleo centrale di fissaggio. E l'unica è andarla a provare. Andiamo subito sulla fresa, sulla fresatrice e poi lo usiamo anche sul tornio. Facciamo due prove. Ed ecco che siamo pronti per mettere su questa fresa. Ok. Cerchiamo l'utensile più basso, che è questo, che è il 0 praticamente. Ok, facciamo 0. Sono sbagliato. Facciamo 0, ecco. Scendiamo 4 mm. Lo fermo prima perché così si vede la fresatura, si vede. Un bello spessore.
Sono giusti i 4 mm che abbiamo previsto. Io penso che con una macchina da hobbistica togliere 4 mm sia magico. Andiamo a fare la prova col tornio direttamente, senza la fresa. Sto finendo di pareggiare questo acciaio, così dopo possiamo metterlo sul tornio. E siamo pronti anche a fare la prova sul tornio, sempre con l'utensile 0, facciamo lo 0 qui, mettiamo lo strumento a 0, mettiamo a 0 tutti e due così non ci sono problemi. Ecco, andiamo avanti di 4 mm, che proviamo subito se tiene il massimo. 4, così, perfetto. Ottimo. Così sono 4 e facciamo la prova con 4 mm. Super delicato, non c'è le vibrazioni, niente. Mi fermo qua. Andiamo un po' indietro, andiamo. Così guardiamo il tipo di spienatura e guardiamo anche se effettivamente ho tolto 4 mm, insomma. Che ne dite? È una fresatura stupenda, eh? Qui si notano tutti i vari passaggi e sono praticamente tutti identici e ovviamente sono 8 scalini. Anche qua la differenza è ben visibile, sono 4 mm e si vedono bene che ci sono, insomma. Sono reali, ma soprattutto fatti con una dolcezza fuori misura, nessuno sforzo, nessuna vibrazione. La sua forza è quella. Andiamo a togliere qui, facciamo una spienatura piccola piccola, sottile, a vedere se lavora bene anche sul sottile, e così prendiamo anche il pezzettino qui. Facciamo solo un millimetro, solo un millimetro. Aumento la velocità di ammazzamento perché è un po' troppo lento, così. È morbidissimo.
Ah, una spinatura che è perfetta. Dottore che abbiamo limato, che abbiamo tolto questi sbavaturine, è una fresatura perfetta. È veramente liscia, eh? Proviamo a spianare anche la parte più larga. Cosa togliamo? 3 mm? 3 mm. Qui ci sono i 3 mm. Ci fermiamo sempre nello stesso punto, così facciamo le valutazioni. È morbidissimo. È uno spettacolo, eh? Io non ho mai visto una fresa da sgrosso che faccia una finitura così bella. Vediamo il pezzo anche da qua, che si vede meglio. Questa è la prima tornita fatta con la fresatrice, ancora da ripulire. Questo è il passaggio con 4 mm, questo è il passaggio con 1 mm solo e praticamente si equivalgono, non c'è nessuna differenza. Bellissimi. Questo è il passaggio con 3 mm, è l'ultimo che abbiamo fatto e si vedono tutti i suoi scalini che ha tolto e abbiamo visto che praticamente non sforza per nulla. L'utensile sfruttiamo il giro intero, invece di avere l'utensile che va dietro che non serve a niente, nel mentre che questo va dietro abbiamo quello che lavora davanti e quindi sfruttiamo a pieno la rotazione della fresa senza sforzarle, senza grossi stress, diciamo, perché in realtà ogni utensile toglie 5 decimi che sono fattibilissimi. Questa è la fresa. Qui abbiamo un perno cementato che è durissimo, così non c'è il pericolo che si mangi malamente. Abbiamo fatto le numerazioni, le più importanti è questa dello 0, dopo però c'è anche l'altezza del millimetro, l'altezza del 2 mm e l'altezza del 3 mm che poi diventa 3 mm e mezzo più il primo che toglie altri 5 decimi, quindi fanno 4 mm praticamente. Abbiamo fatto una fresa che praticamente, come dicevo all'inizio, è una fresa sia da sgrosso che da finitura. E niente, ci sentiamo alla prossima puntata e buona fresa a tutti. Ciao ciao!